Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Napoli a Naone ieri finita 4-0, rivisitiamo un tantino il match ma non proprio nel dettaglio, anche se qualcosina, se piccola, va considerata e analizzata. La situazione Osimhen nelle prossime 48 ore, a quanto si legge, si chiuderà il tutto, Osimhen al Paris Saint-Germain, così il Napoli potrà concludere il mercato per consegnare poi a Conte la squadra ufficiale quanto prima per affrontare questa stagione 2024-2025. Fatemi sapere le vostre considerazioni appunto nella sezione dei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina delle notifiche, così state aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. La partita non voglio dire proprio che ha due facce, però tra primo e secondo tempo ci sono delle differenze in base poi anche a chi è entrato, come si sta rispondendo agli allenamenti, perché non è che poi tutti i calciatori soffrano allo stesso modo, quindi ci possono essere delle differenze da quel punto di vista. Ma nel primo tempo abbiamo visto, almeno ho visto, qualche cosina del possibile calcio di Conte, ovvero gli scambi quasi al limite dell'area tra i due mediani e i sottopunta, per poi scaricare sulla fascia, la punta attacca la profondità all'altezza del dischetto dell'area di rigore, o arriva il cross o arriva quella palla dietro. È lì che l'attaccante del gioco contiano deve essere pronto a buttarla dentro, perché quelle palle arrivano 2, 3, massimo 4 volte a partita, e tu non dico che devi fare 4 gol, ma 2 su 4 li vogliamo fare, perché ci sarà tanto dispendio di energie per arrivare anche a quella soluzione. Devi comunque portarti nella metà campo avversaria, dialogare rapidamente tra tre quarti e mediana per poi avere gli scarichi sui quinti che sono scesi e stanno attaccando la profondità sulle fasce, per poi far trovare pronta la punta al centro, quasi all'altezza del dischetto dell'area di rigore. Ieri Simeone nel primo tempo, subito pronti via, si mangia un gol. È un gol fatto quello in condizioni normali, però ovviamente non sto qui a sindacare a Simeone ti sei mangiato il gol, assolutamente, perché le gambe non rispondono, ma ci arriviamo anche a questo. Ovviamente palla alta e niente di fatto, però quella è un'azione conteana, ad esempio. Infatti a livello tattico c'è poco da dire, anche perché ti servono le gambe, lo disse anche Conte in conferenza: se vuoi aggredire, se vuoi avere un calcio comunque aggressivo, devi avere le gambe che ti mantengono. Il Napoli ovviamente e giustamente non le ha. L'abbiamo visto anche ieri, se avete notato, quando i calciatori entravano in campo prima di iniziare il match, camminavano già un tantino, qualcuno era un po' storto, qualcuno comunque faticava già a camminare e lo si vedeva. E ovviamente il passaggio, la corsa, il movimento senza palla sono cose che non vediamo in queste partite, perché non ce n'è proprio. Tant'è vero che nel secondo tempo, al di là poi del gol di Spinazzola, andiamo a riposo sull'1-0. Nel secondo tempo forse un po' la voglia di mettersi in mostra dei subentrati, un po' forse qualcuno soffre meno questa preparazione atletica di qualcun altro. Voi Mezzoni comunque si voleva mettere in mostra e lo sta facendo. Nathan ha rischiato anche di buttarla dentro su uno schema su calcio d'angolo, che poi è andato a finire alto il colpo di testa di Nathan, palla sul secondo palo, spizzata al centro. Nathan si è trovato a colpire di testa, ma la palla è finita alta. A me piace sempre l'impatto sulle partite di inconscio, al di là che sia una, un amichevole o sia la partita di campionato, perché è un peperino, perché ci mette sempre tanta garra. Ovviamente dobbiamo, diciamo, un tantino aggiustare la mira sotto porta, ma non sto qui a sindacargli quello che si sono mangiati, perché appunto è la prima uscita e ci sta tutto. Il calciatore che però sta più impressionando, e ieri tra i commenti c'è stato uno spunto interessante: perché nessuno parla di Khedira. Eccomi qui. Perché non parliamo di Khedira? Ne volevo parlare appunto oggi, perché sapevo benissimo che Khedira, da ciò che sta facendo in ritiro, avrebbe fatto una partita come si deve. Tant'è vero che
un calcio di rigore procurato e trasformato, un calcio di rigore sempre su Khedira non dato, solare, ma solare è dire poco. Poi siamo in amichevoli, ma dateli i calci di rigore, ci sono quei calci di rigore, voglio dire. Comunque non stiamo qui a piangerci addosso per un calcio di rigore non dato contro la Naune, ma per diritto di cronaca va detto c'era un altro calcio di rigore, quindi al di là di qualche commento che ho letto dove, dove veniva scritto il Napoli negli anni, quando 10-0, quando 12, quando 6-1, se non erro l'anno scorso è finita, quest'anno abbiamo fatto 4 gol giusti giusti. Non sono d'accordo, abbiamo fatto sicuramente 4 reti, ma il Napoli si è mangiato sicuramente 4 gol fatti. Quello di Simeone, quello di Nathan era un colpo di testa da dover mettere in rete perché è saltato praticamente da solo. Mettiamoci il calcio di rigore che ho appena elencato. Quindi sarebbe stato comunque un risultato molto più largo, ma non serve il risultato largo in queste situazioni, così come non serve il risultato largo nelle prossime amichevoli. Bisogna incamerare il tutto in queste partite per arrivare poi al 10 in Coppa Italia, tirati a lucido. Ci sarà il Mantova di Possanzini alla prossima, che è una squadra ovviamente molto più organizzata sia per idee di gioco e sia per valori in campo della Naune, senza niente togliere ovviamente alla rappresentativa di ieri, però sarà una sfida sicuramente un tantino diversa, con un Napoli che è vero avrà pochi giorni in più di lavoro nelle gambe, quindi a livello atletico non credo che cambi molto, però possiamo confrontarci con una realtà diversa dalla rappresentativa di ieri e già è un passo avanti. Vedremo come andrà a finire. Concludo la partita con una considerazione su Khedira, perché il problema di Khedira non è tanto il restare a Napoli. Il problema del Napoli è che hai Lukaku, e nel caso mandi via Simeone hai Lukaku e Khedira. Allora, non avendo garanzie nemmeno fisiche per farle tutte quante le partite con Lukaku, è quasi una scommessa, secondo me, fare una stagione con due punte che siano Lukaku il titolare e Khedira da subentrato, perché poi nel caso Big Rom dovesse mancare 3, 4, 5, 6 partite, si fa male, non lo puoi mai sapere in un'annata ciò che può succedere, e quindi che dire dovrebbe poi mettersi sul groppone tutto il peso dell'attacco, perché la punta con Antonio Conte ha tutto il reparto sul groppone, al di là poi dei sottopunta che si inseriscono, eccetera, eccetera, però serve un attaccante maturo e che non abbia timore poi di buttare le porte a terra. Che tira di timore non ne ha, assolutamente. Calciatore comunque nemmeno tanto giovane, perché se non erro a 26 anni, non voglio sbagliare, correggetemi poi se sbaglio tranquillamente nella sezione commenti, mi sembra che abbia 26 anni. E ringraziamo anche Di Francesco, allenatore che viene per me sottovalutato per averlo tenuto poi tirato a lucido, perché Khedira sta veramente bene. I test atletici a Di Maro parlano da soli, è il migliore nei testi atletici, nei test atletici, e poi lo si è visto in campo, è sul pezzo, vorrebbe, mettiamola così, vorrebbe la conferma nella rosa del Napoli, però per me resta l'incognita se io ho una prima punta già come Osimhen per quanto riguarda il rendimento e il sapere poi cosa ci si può aspettare dalla punta, scommettere su un Lukaku che non sai come esce, perché non lo sa nemmeno Conte come esce, possiamo supporre che scatti la scintilla, ritorna Lukaku eccetera, però poi se non scatta quella scintilla ti ritrovi solo con che dira, e al limite hai venduto Simeone e devi ritornare sul mercato a gennaio, cosa che dobbiamo augurarci non succeda, perché la stagione dovrebbe andare in maniera fluida, ecco, senza avere intoppi del genere. Fatto è che Dira però sta facendo molto bene, e se continua così
lo tieni a Napoli e scommetti, o al limite nell'eventualità che non vada bene, che Lukaku non renda come si deve, che tira alti e bassi, c'è sempre comunque un Gonge da poter schierare come punta centrale, l'ha già fatto e secondo me potrebbe comunque rendere, quindi le soluzioni ci sono, però ecco la mia perplessità, non su che dire, ma sulla situazione poi totale del parco attaccanti. Vedremo poi il Napoli dove andrà a parare a livello di mercato, tanto è vero che arriveranno i soldi di Osimhen, a quanto si legge. Calenda non tornerà da Parigi senza l'accordo. Le ultime sono 120 milioni più bonus e non i 130 totali della clausola, ma ci accontentiamo assolutamente con 120 più bonus. Oppure si è solo vociferato 100 milioni più un calciatore, che poi era la situazione che abbiamo analizzato ieri mattina, 100 milioni più il coreano tra le tre contropartite che erano state messe sul piatto. 100 milioni più il coreano Kang Lee, la farei lo stesso. Poi se 120 milioni più bonus senza contropartita, ancora meglio, noi prendiamo i soldi e facciamo quel che dobbiamo fare. Sulla situazione Lukaku si legge che le pretese sulla clausola di 44 milioni di euro del Chelsea possono scendere a 28,5, 29 milioni, quindi anche lì il Napoli potrebbe risparmiare qualcosa e sarebbe il caso, perché non stiamo prendendo l'attaccante 22enne che ha fatto 30 gol l'anno scorso, quindi diciamo che risparmiamo un attimo su questa clausola per poi diciamo spostarli un po' sull'ingaggio, anche se non mi spingerei molto in alto per quanto riguarda questi ingaggi, ma Lukaku credo che a meno di 5,5-6 non firma, anche perché Kvaratskhelia verrà adeguato, ci auguriamo, a quanto si legge, a 5 più bonus. Non puoi fare poi una Kvaratskhelia a 5, sono venuto, ho aspettato un mese a Londra, qua, là, è così che vanno le cose, e quindi devi comunque trovare la quadra anche lì. Auguriamoci che si concluda la trattativa quanto prima. Parlano di 48 ore, tutti parlano che è già fatta, dicono che è già fatta. Il Paris Saint-Germain dovrebbe piazzare Kolo Muani, e c'è anche stata una mezza chiacchiera nell'abbassare notevolmente il prezzo fino a 70 milioni più Kolo Muani. Situazione che ti lascia un tantino interdetto questa, perché Kolo Muani potrebbe essere un valore aggiunto, però poi bisogna vedere il Napoli quanto vuole scendere per quanto riguarda il cash. Io non scenderei assolutamente a 70 milioni, ma prenderei i 120 più bonus dei quali si sta parlando e farei io poi il mercato, e andrei io ad acquistare ciò che mi serve senza contropartite, che poi devi adattare, perché sono cose improvvisate le contropartite. Cioè tu Kolo Muani non era un attaccante che al limite era sulla lista del Napoli, per dire, ma ci potevo mettere anche, che so, Cristiano Ronaldo o qualcun altro. Se non è un attaccante che non era nelle liste di mercato del Napoli, arriva all'improvviso inserito come contropartita, devi trovargli comunque una quadra tattica, diciamo in maniera celere, e forse il tempo non ce l'abbiamo. Quindi meglio i cash e fare ciò che si è pianificato il Napoli, perché il Napoli ha già pianificato assolutamente tutto il mercato in uscita e le altre entrate che dovrà fare. Su Hermoso siamo sempre lì, offerta del Napoli a 4 milioni di euro all'anno più bonus. Speriamo che accetti a 4 milioni, perché non credo che il Napoli poi ripresenti un'ulteriore offerta al rialzo. E poi se la volete portare così a lungo ci avete quasi rotto le scatole, devo dire la verità. Hermoso viene a Napoli e non ci pensa due volte, non c'è niente da pensare. 4 milioni per 3 anni vanno benissimo, più che bene. Così chiudiamo la difesa e arrivederci e grazie. Alziamo il muro che dobbiamo alzare. Rachmani, Hermoso, buongiorno. E va bene così. Due considerazioni un attimo, perché ho dimenticato di dirle sulla partita di ieri. Ovviamente i più imballati risultano i difensori, sarà per la stazza fisica, sarà perché comunque sono più alti e più grossi e quindi accusano un tantino di più,
ma la verticale che comunque si deve creare col calcio conteano nei due centrali di destra e di sinistra per rimbucare direttamente sulla punta devono comunque essere limate, ma credo che sia solo una situazione fisica più che tecnica, perché le gambe ieri non andavano proprio. Comunque è stata una bella uscita. La maglia sotto il sole è ancora più bella di come la si vede in foto, perché il blu nelle fotografie è diverso, totalmente diverso dall'azzurro, scusate, non il blu, è diverso da quello che vediamo quando il sole bacia poi i colori del Napoli. Sempre Forza Napoli, vi auguro un buon mercoledì, ci vediamo nel prossimo video, ciao!